Ciao amici, dopo qualche migliaio di chilometri e una stagione invernale passata insieme alla Giri di 300, vi racconto un po' le impressioni non più a caldo ma a freddo, quindi questa è, se vogliamo, la mia recensione di questo Giri di 300. Cominciamo dall'estetica. L'estetica per un ruota alta secondo me non è brutta, anzi credo sia il più bello degli scooter a ruota alta insieme al Beverly. Però questa valutazione personale che lascia il tempo che trova, quindi su questa mi soffermerei giusto. Passo invece alla versatilità, che è stato uno dei motivi che mi ha spinto a prendere l'Agility, e vi dico che la versatilità qua è secondo me un punto a favore di questo mezzo. Comincio a farvi vedere come uso l'Agility. Quindi il sottoselle è sempre pieno di robaccia, guanti bloccadisco, scaldacollo eccetera, due guanti e due scaldacollo, casco integrale, casco demijet e un altro casco jet lì, che stanno sempre qui sotto, e quando non ci sono i caschi tendenzialmente il sottosella è pieno di spesa, quindi tanto spazio, utilizzabile in maniera facile, e questo lo promuove da questo punto di vista a piedi voti. Vabbè, ho anche il bauletto che potrebbe sembrare superfluo, però nel mio caso non lo è, perché anche questo è sempre pieno di roba. Adesso c'è il completo antipioggia, documenti e altra robaccia. Poi vi racconto quanto questo mi è risultato utile. L'altezza di questo cupolino credo sia perfetta per l'uso che faccio del mezzo, cioè utilizzo per lo più cittadino, quindi velocità che vanno dallo 0 all'ora fino a 60-70, e questa altezza permette di avere la visuale sempre non disturbata, diciamo, dal cupolino, e garantisce una protezione dai frusci aerodinamici, o meglio dal freddo, perché l'ho usato durante tutta la stagione invernale, fino al collo, e quindi ripeto, per l'utilizzo cittadino è ottimo. Quando invece si va fuori città, un pochino questa non è l'altezza giusta, credo, quantomeno per ciò che riguarda la mia esperienza, perché i frusci e quindi l'aria che sale tende a colpire il casco, e quindi crea un po' di turbolenze che dai 90 km/h in poi cominciano a essere fastidiose. Poi cruscotto, questa è la versione senza il navigatore voluto della Kinko. Ha tutto ciò che serve, mi manca un pochino il consumo medio, mi manca avere a disposizione il consumo istantaneo, mi manca avere indicazioni dei gradi che ci sono, però tutto sommato non è male, perché c'ha il contagiri che invece guardo spesso. E parlando di contagiri e parlando pure di come si comporta in marcia questo scooter, vi dico che oscilla sempre il range di utilizzo tra i 4.000 e i 6.000, con a velocità costante si riesce ad andare a 90 all'ora anche a poco meno di 5.000 giri. A punta di acceleratore vi parlo di tratti pianeggianti. Chiaro, al semaforo in partenza si arriva a 6.500, però poi ci si stabilizza a un regime di rotazione più basso. Utilizzo cittadino, utilizzo da persona che non corre, è questo il range operativo di questo dello scooter. Passando al capitolo consumi, in città mi ha consumato tra i 22 e i 25 al litro. Considerate che i 22 quando sono in due a pieno carico, i 25 quando sono solo, e vi rimando però alle prove di consumo per i dettagli e per avere anche aggiornamenti sulla prova che sto facendo in questo momento, che prevede un tratto di statale un pochino più lungo. A testimonianza di quanto detto prima, qui vi mostro il consumo medio dei pieni che ho fatto, che oscilla tra i 20 e i 25 km al litro. Poi, continuando a parlarvi di questo mezzo, aggiungo che tra i difetti di sicuro ci sono le sospensioni che secondo me sono, lasciate stare lo sporco perché dettaglio trascurabile, sono secondo me quelle anteriori buone per la città perché sono molto morbide, ma se si va un pochino più veloce e ci sono più curve strette da fare, credo siano troppo morbide perché tendono ad affondare quando si pesta col piede, o meglio quando si gira il polso, mentre la sospensione posteriore ha un problema. Come tutti gli scooter che hanno la doppia molla,
è un po' rigida sulle buche, quindi il passeggero soffre e non perde occasione di lamentare la cosa. Altro tema che diciamo può essere interessante segnalare è le gomme di fabbrica. Le gomme di fabbrica non sono un granché, in questo caso ci ho montato delle altre gomme e la situazione migliora sensibilmente. Poi un altro punto secondo me a sfavore dell'Agility è la dimensione di questo spazio, del poggiapiedi, perché io obbliga ad avere solo la possibilità di appoggiare qui il piede, non lo possiamo mettere in altro modo. Dunque, su tragitti lunghi che non siano cittadini si va un pochino, ci si affatica un pochino. C'è da dire che per l'uso che faccio io questo è un problema risibile perché sto sempre in città a usarlo, quindi va bene. Oltre al poco spazio per i piedi, anche il sedile non è comodo per tratti più lunghi. Infatti, come vedete, non è una vera e propria poltrona come gli scooter Gran Turismo, ma è piccolino, quindi comodo per la città, stretto, permette di poggiare bene il piede a terra, però su tratti lunghi, in realtà oltre 40 minuti, comincia a essere fastidioso, quindi, ripeto, non è ideale per viaggi lunghi. Passando poi invece alla spinta del motore, credo sia più che sufficiente per godersi città e fare piccoli tratti fuori porta. Chiaro che se a 120 si vuole fare un sorpasso la cosa diventa un po' più complicata perché non c'ha potenza sufficiente per spingerlo a chissà quanto. Di tachimetro sono arrivato a poco più di 130, però mi riservo di fare un video sulla velocità massima appena la stagione migliorerà e appena toglierò questo benedetto thermoscud. Benedetto barra maledetto perché è indispensabile per l'inverno, però rende, come vedete, bello, ve l'ho già raccontato ma ve lo ripeto, è caldissimo, quindi comodo, utile, anzi direi necessario, però l'estetica la rovina troppo per quanto mi riguarda. E poi in quanto aerodinamica è anche fastidioso perché si è soggetti a venti laterali di più rispetto a quando non c'è, e questo l'ho notato pure in questo giro che ho fatto, in un giro fuori porta che ho fatto oggi. E poi credo che crei comunque dei frusci aerodinamici che non fanno bene in generale alla velocità massima, quindi per quello vi aggiornerò nei prossimi video. Credo di avervi raccontato tutto. Vabbè, questo ve l'ho già detto che era un accessorio utile per quanto mi riguarda, indispensabile perché non conosco tutte le strade di Milano. L'ho usato anche con la pioggia, vi dico, ha funzionato egregiamente, non è entrata una goccia d'acqua, quindi ve lo consiglio. Vi lascio pure qualche link in descrizione di roba che può esservi utile, quindi tra thermoscud e anche supporto per cellulare e anche questi elastici perché me l'avete chiesti nei vari commenti sui video che ho pubblicato. E, al solito, se avete suggerimenti o dubbi o altro, lasciatemeli nei commenti, vedrò di rispondervi appena possibile. Ciao a tutti!